Ciao ragazzi, allora oggi facciamo una lezione di geografia che riguarda i fiumi italiani e in particolare il fiume Po. Ma iniziamo a capire i fiumi italiani da dove nascono. Nascono dalle catene montuose, sappiamo che i fiumi nascono in montagna e poi finiscono nel mare. Quali sono le catene montuose più importanti italiane? Le Alpi e gli Appennini, e questo già ci aiuta a distinguere i fiumi delle Alpi, alpini, e i fiumi appenninici. Allora, tra i fiumi alpini abbiamo il Po, che è il fiume più importante, e che caratteristiche hanno questi fiumi alpini? Innanzitutto fanno un lungo percorso dalle montagne fino al mare, perché le Alpi sono, sappiamo, al nord e abbastanza distanti. Hanno una portata d'acqua costante, che significa che tutto l'anno questi fiumi sono ricchi di acqua. Perché? Perché durante l'inverno sono alimentati dalle piogge e d'estate invece sono comunque alimentati dallo scioglimento dei ghiacciai e della neve. Quindi questi fiumi sono sicuramente sempre ricchi di acqua, cosa che non troveremo sempre invece nei fiumi appenninici. Allora, i fiumi appenninici sorgono, come dice il nome, dalle catene montuose appenniniche e la loro portata d'acqua non è costante, ad eccezione di due fiumi. Andiamo a vedere un attimo la cartina del nostro libro. Allora, innanzitutto bisogna vedere e ripassare un attimino dove sono le Alpi. Eccole qui, le Alpi, e i fiumi alpini nascono da queste montagne e si trovano più o meno qua. Invece, per quanto riguarda l'Appennino, parte dalla Liguria, l'Appennino attraversa tutta l'Italia fino ad arrivare in Sicilia, e quindi i fiumi li dobbiamo distinguere in due tipi: i fiumi appenninici che si vanno a gettare nel mare Adriatico e quelli che invece si gettano nel mare Tirreno. Innanzitutto avevo anche detto che la portata d'acqua di questi fiumi non è costante. D'estate c'è meno acqua, tranne ad eccezione di due fiumi. Uno è il Tevere, che è il fiume che poi attraversa Roma, e l'altro è il fiume Arno, che attraversa la città di Firenze, che si trova in Toscana. Eccolo qui, vi faccio vedere l'Arno, è qui. Allora, ma parliamo adesso dei fiumi che dagli Appennini si vanno a gettare nel mare Adriatico. Dalla cartina riusciamo a vedere che questi fiumi nascono dalle montagne e scendono perpendicolari al mare Adriatico. Perpendicolari significa così, come sto tracciando io, vedete, dritti, 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 e li potete vedere anche voi dalla cartina. Invece i fiumi che si gettano nel Mar Tirreno non sono perpendicolari al Mar Tirreno, ma scendono dalla montagna in maniera piuttosto parallela. Vedete, fanno così. Guardate il Tevere, per esempio. Ecco qua, questo è il Tevere. Nasce e scende, vedete? Non proprio in maniera perpendicolare, piuttosto in maniera parallela. Poi vi devo parlare anche delle fiumare. Che cosa sono le fiumare? Sono dei fiumi, senza dubbio, che si trovano soprattutto al sud d'Italia, nel meridione. Quindi immaginate, qui si trovano in Calabria, si trovano in Puglia e in Sicilia. Cosa sono queste fiumare? Durante l'estate capiterà di passeggiare nel letto del fiume che si è completamente essiccato, che non c'è pochissima acqua, c'è giusto un po' di fango. Quindi io riesco a vedere la forma del fiume, ma non c'è il fiume, e si chiama appunto fiumara. Che cosa succede a questi fiumi? Che quando c'è all'improvviso un temporale o una lunga pioggia, si riempiono abbastanza velocemente di acqua e sono anche molto pericolosi. Se dovessimo fare una passeggiata lungo una fiumara e inizia a piovere, conviene togliersi di mezzo, perché altrimenti verremo proprio trascinati via da un fiume che arriva all'improvviso, e queste sono le fiumare e le troviamo soprattutto nel meridione d'Italia. Allora, il vostro libro vi dice di analizzare il testo, vedete qua, e di sottolineare il testo con dei colori diversi. Allora, l'azzurro per sottolineare i fiumi alpini, il rosso per sottolineare i fiumi appenninici e il verde le fiumare.
va bene? Che trovate qui. Oh, il libro poi vi dice anche portata d'acqua. Vi leggo, quantità d'acqua che un fiume trasporta in un determinato periodo di tempo. Questa figura accanto, lo riconoscete sicuramente, è il nostro fiume Tevere di Roma. Cambiamo pagina, andiamo a pagina 135 e parliamo in maniera un pochino più approfondita di questo grande fiume chiamato Po. È il fiume più lungo d'Italia. Nasce dal monte Monviso che si trova in Piemonte, cioè qua, vediamo la cartina. Nasce qua, qui nasce il Po, qui c'è il monte Monviso e qui nasce il Po. Vedete quanto è lungo questo fiume? Attraversa tutta la pianura padana che abbiamo studiato, è lungo 650 km. Perché questo fiume è così lungo e poi c'ha una grande portata d'acqua? Perché viene sempre alimentato, che significa che entra sempre acqua da altri piccoli fiumi chiamati affluenti. Il vostro libro vi dice qui accanto che cosa significa affluenti. Corsi d'acqua più piccoli che costituiscono un fiume più grande, che confluiscono in un fiume più grande. Qui abbiamo la cartina con tutti gli affluenti del Po. Allora, partiamo con la nascita di questo fiume alle spalle. Immaginate di avere il monte Monviso alle spalle. Il fiume Po parte e abbiamo gli affluenti di sinistra e di destra. E così si legge la cartina, con il monte alle spalle, ok? Andiamo a vedere nella cartina gli affluenti, per esempio, di sinistra. Ve li evidenziate, prendete un evidenziatore e nel libro ve li evidenziate perché è molto importante vederli. Allora abbiamo il Sesia, il Ticino, l'Adda, l'Oglio, il Mincio, sono tutti affluenti di sinistra. Ora, io qui nella cartina non li vedo tutti, il vostro libro non ve li mette tutti, sono di più gli affluenti, però intanto ricordate questi e andiamo a vedere poi gli affluenti di destra. Ricordate, monte alle spalle, affluenti del Po di destra. Stanno qua in basso, e vedete il Trebbia, il Taro, il Panaro, il Secchia, poi c'è l'Ensa. Pensate che nomi anche abbastanza difficili. Il Tanaro ve l'ho detto? Ve lo ridico, il Tanaro. Allora, vedete che vanno tutti a confluire in questo fiume Po, che è lungo, 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 e dove arriva? Nel mare Adriatico, con una foce a delta. Allora, la foce a delta noi la conosciamo. Io, per non avere problemi, ve la rispiego nuovamente. Cosa significa che il fiume arriva al mare con una foce a delta? Significa si ramifica, si apre in tanti fiumi, il corso del fiume rallenta e non solo, vi è in questa zona un parco naturale che è protetto. Perché è protetto? Perché qui nascono piante e vivono animali protetti, che sono particolari di questa foce a delta. Delta perché? Il delta cos'è? È una lettera dell'alfabeto greco che non è altro che la D. E infatti se voi andate a vedere, adesso andiamo a vedere la cartina, ha proprio questa forma. Allora, eccolo qui. Vedete che si ramifica? Guardate anche sopra. Foci a delta. Vedete quanti rami? Vedete la forma D? Ecco qua. Però c'è da ricordare che questo è il fiume Po che ha la foce a delta. Moltissimi altri fiumi invece non hanno questa foce a delta, ma hanno la foce a estuario, che significa che non si ramificano, ma semplicemente quando arrivano al mare si aprono e formano una forma a imbuto. Il libro ve la fa vedere, ok? Foce a estuario. Altri fiumi, ma non il Po. La foce del Po invece è a delta. Allora, sotto abbiamo un esercizio. Lavoro con una carta e ce l'abbiamo e completo la tabella. Leggi il testo e la carta degli affluenti, poi crea e completa la tabella dedicata al Po.
sul quaderno, ma voi potete farlo qui direttamente sul libro, non c'è bisogno di ricopiarlo sul quaderno. Usate il libro perché lo spazio c'è. Scrivete la sorgente. Qual è la sorgente? Come si chiama la montagna dove sorge il Po? Il Po? La foce, che cos'è? Dove il fiume va a finire. Dovete scrivere il nome del mare. Tipo di foce. E qui noi l'abbiamo appena spiegato. Gli affluenti di destra e gli affluenti di sinistra. Ve li cercate nella cartina, ve li evidenziate e li scrivete. E il lavoro è fatto. E poi vi studiate bene queste due pagine, 134 e 135. Grazie per l'ascolto. Ciao!